Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Mai intervento fu più giusto per tempistiche e per contenuti quello di Aurelio De Laurentiis su Twitter per quanto riguarda la situazione in casa Napoli, l'esonero, le dimissioni di mister Antonio Conte, con una stampa pronta a ricamarci su per tutta la pausa nazionale, visto che non ci sarà nemmeno campo da analizzare, che potrebbe spostare un attimo giudizi, notizie e quant'altro. Massimo Ugolini ci fa sapere la richiesta dei calciatori fatta al mister Antonio Conte e cosa ha risposto il mister, ovviamente cercando di andare incontro ai desideri della squadra. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete e se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dalle parole di Aurelio De Laurentiis su Twitter, perché il presidente del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X, ha smentito categoricamente i rumori infondati nelle ultime ore circa le dimissioni di Antonio Conte. Ecco le parole del padrone azzurro. Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce per far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3C, che piacciono tanto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere a mio fianco, al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e ai tifosi esigenti come quelli del Napoli. Non fa una piega l'intervento di Aurelio De Laurentiis, scacciando poi via tutte queste situazioni che si riproporranno comunque dal punto di vista della stampa. Ci sarà sicuramente da scrivere e scriveranno. Comunque la situazione non è buona in casa Napoli. Conte ha dato quasi un ultimatum, se ne vuole andare, sta tracciando la strada, eccetera, eccetera, eccetera. Il presidente tuona e cerca di mettere le cose a posto, legittimando il proprio allenatore e passando la palla ai calciatori, perché poi, carissimi calciatori, noi non dimentichiamo praticamente niente dall'ammutinamento con Ancelotti, da quella partita contro il Verona dove Gattuso si fece un cuore così in quell'annata. È una partita molto strana. Comunque va ad intaccare i risultati e tutto ciò che hai fatto di buono durante un bel periodo. Situazione ovviamente post scudetto, Garcia, eccetera, eccetera, eccetera. Parte tutto dalla squadra e da alcuni personaggi che poi si riuniscono, senatori o non senatori che siano, fanno richieste, non vengono avallate oppure non vengono ascoltate in determinate situazioni e ci si gira comunque dall'altra parte sul campo, sui risultati che poi non arrivano, sulle prestazioni che poi lasciano pensare, su passaggi, così come abbiamo detto anche ieri sera in live. Giuliano si è espresso in maniera netta e sono totalmente d'accordo su Politano che poteva lanciare Oilund. Giuliano dice è un passaggio da ufficio, è un passaggio non effettuato, ma è una situazione da uffici inchieste, e così ovviamente può sembrare a chi guarda la partita da casa, anche perché è una cosa molto semplice, è un passaggio che non volevi fare, non gliela volevi dare, la volete far pagare a qualcuno ancora una volta, mettendo poi mettendovi il Napoli sotto i piedi e portando, diciamo, pochissimo rispetto a chi vi paga e a noi tifosi che poi sosteniamo, vi guardiamo da casa, andiamo allo stadio, eccetera, eccetera. Il tempo è galantuomo e ci dirà perché e per come. Anche Massimo Ugolini, ovviamente inviato di Sky a Castelvolturno, ci fa sapere nel dettaglio cosa hanno chiesto i calciatori al mister e cosa ovviamente ha fatto il mister già come prima mossa per andare incontro ad eventuali richieste. Per comprendere ed analizzare e dare un senso allo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna occorre fare un passo indietro di circa 2 settimane. A Castelvolturno, quando alcuni calciatori del Napoli sono andati a parlare con l'allenatore, giocatori di esperienza a nome di tutto il gruppo hanno cercato di trovare un'intesa che potesse in qualche modo rimodulare le attività quotidiane sulla base di una settimana condizionata dal doppio impegno. In buona sostanza hanno chiesto di coniugare il metodo Conte con un programma stagionale diverso e un po' più morbido dal punto di vista dell'organizzazione rispetto all'anno passato.
Conte dal canto suo ha preso atto di questa necessità, dimostrandosi disponibile al dialogo, ovviamente senza derogare ai suoi principi, senza cambiare gli orari di convocazione per gli allenamenti, ma togliendo il ritiro prepartita. Ovviamente questa è una situazione che si verifica solo per le partite in casa, perché fuori casa comunque devi arrivare in albergo, devi comunque andare in trasferta ed è una cosa che non si può eliminare, però togliendo il ritiro prepartita quando giochi in casa, così un po' come si fa in Premier, ci si vede direttamente allo stadio. Io non sono d'accordo ovviamente su questa situazione, perché credo che i momenti del prepartita sia cosa buona e giusta viverli insieme, discuterne ancora, andare nel dettaglio nel caso ce ne sia bisogno, domande, perplessità, come sta uno e come sta l'altro. Arrivare poi direttamente allo stadio, tutti diciamo per conto proprio, non so quanto sia producente, però questa è diciamo la situazione che Conte ha sposato per andare incontro alle richieste della squadra, che cerca molto probabilmente di diminuire i carichi diciamo in allenamento. Ha raccolto in parte l'input del gruppo, allo stesso tempo pretendendo un impegno maggiore ancora durante le sedute a Castelvolturno e soprattutto immaginando una risposta immediata nella partita di Bologna. Così non è stato. Senza timore di smentita, insieme alla trasferta di Eindhoven, la peggiore prestazione dell'anno, l'atteggiamento in campo, la sconfitta senza appelli hanno indotto Conte ad un radicale cambio di direzione nella comunicazione. Esiste una frizione tra allenatore e giocatori che in qualche modo Conte ha cavalcato dopo aver difeso la squadra fino a quando ha potuto, cioè fino alla disfatta di Bologna, che ha vissuto come una sorta di tradimento, a maggior ragione dopo il confronto a Castelvolturno, un chiarimento che l'allenatore pensava potesse essere decisivo per invertire la rotta e sanare le criticità palesate dal gruppo. Restano però gli interrogativi su come sia stato possibile in pochi mesi mettere in discussione quanto di straordinario aveva fatto l'allenatore durante la passata stagione, allenatore e giocatori, durante la passata stagione. A me la cosa che dispiace e non poco è che quando si creano queste situazioni il Napoli diciamo non riesce, ecco, a tenere in rosa o a poter usufruire, poter gioire in eventuali casi di prestazioni per quanto riguarda i calciatori che tu acquisti sul mercato. Possiamo fare l'esempio, al di là che poi non è andato da nessuna parte a fare i buchi a terra, un Lindstrom di turno, mercato comunque post scudetto, lo porti a Napoli, si crea tutta questa situazione, ma come Lindstrom tanti altri, possiamo fare l'esempio di quest'anno, lo stesso Noah Lang, lo stesso McTominay che ha vinto uno scudetto da MVP della Serie A, però si vengono a creare queste situazioni in casa Napoli. È un calciatore che comunque vive la città, arrivato da poco, comunque è un anno che sei a Napoli, diciamo che nella mente di un calciatore ti passa: me ne vado, voglio andare via, cerco di andare da qualche altra parte dove al limite la situazione è un po' più tranquilla, dove queste situazioni sono molto ma molto lontane dal punto di vista della gestione e capricci, ecco, che arrivano quasi all'ordine del giorno in casa Napoli e li riviviamo dopo aver vinto uno scudetto, li riviviamo anche senza aver vinto uno scudetto, li riviviamo e li abbiamo vissuti tempo fa con allenatori in corsa. La situazione di Ancelotti, ripeto, noi non dimentichiamo praticamente nulla e quindi adesso il presidente si è espresso, il pensiero di Conte lo conosciamo, che possiamo giudicare e dobbiamo farlo, l'abbiamo fatto ieri in live ovviamente per quanto riguarda il campo, il gioco espresso, gli infortuni, la situazione infortuni che però dobbiamo allargare a tutto lo staff e non è detto, così come ci siamo confrontati ieri anche nei commenti, non è detto che Conte sia contento dell'operato dei suoi ovviamente del suo staff, ecco, dal punto di vista della preparazione atletica e degli infortuni, perché non è solo il mister che poi tra virgolette carica di lavoro per quanto riguarda i metodi e quindi arrivano infortuni, affaticamenti e quant'altro. La palla passa completamente ai calciatori, alcuni sono in nazionale e quindi ritorneranno in quel di Castelvolturno tra una settimana per poi affrontare partite che non sono assolutamente semplici. Ci aspetta l'Atalanta, il Qarabag, ci aspetta la Roma e quindi quando si rientrerà
a Castelvolturno ci sarà assolutamente da star zitti, lavorare e portare risultati, perché la cosa che a me indispettisce di più è il mancare di rispetto al presidente o al tuo datore di lavoro, se vogliamo metterla così, perché poi fin quando diciamo da innamorati parliamo di pallone, di calcio, di campo e li consideriamo comunque calciatori, offuschiamo un attimo i giudizi, ma se li prendiamo con diciamo dalla situazione dipendenti di un'azienda, voi non potete assolutamente mettervi di traverso per quanto riguarda chi vi paga, chi vi stipendia e chi ha scelto l'allenatore che vi deve guidare. Quindi o fate le persone serie, perché rivivere una situazione del genere, così come abbiamo fatto anche in passato, non ne ha voglia nessuno. Il presidente in primis con il tweet che tuona e non poco, Conte figuriamoci, e i tifosi come me non ve lo dico proprio. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e speriamo di aver chiuso questo ciclo, almeno per il momento. Ci dedicheremo a guardare i nostri nazionali sperando che tornino tutti sani e salvi per affrontare poi il proseguo della stagione, e ci auguriamo con il sorriso sulle labbra, senza mugugne e senza situazioni nel mettersi di traverso tra società, allenatore e squadra. Sempre Forza Napoli, ciao!